professione è quella del geologo marino. Mi occupo dello studio dell'ambiente marino dal punto di vista del tipo di fondo e di come questo costruisce il fondo attuale del mare. La domanda di fondo è esplorare, è chiedersi come si struttura un ambiente, come in particolare l'ambiente marino. È importante per la mia ricerca perché rappresenta l'inizio di tutto, cioè per me è da dove è nata la vita e io nello studiarlo metto insieme queste due componenti, la vita e il fattore abiotico, cioè la terra ferma, la terra reale, i sedimenti, il materiale che lo compone. Quindi questo ritorno all'inizio del tutto, non lo so, mi hanno affascinato i dinosauri in passato, questo loro uscire dall'acqua e da lì sono tornata. Penso che un po' il percorso possa essere descritto in queste. Allora, io credo che il mio lavoro, come l'ho descritto in queste 4 parole, abbia una connessione strettissima con quella che è la realtà, la società, sotto tutti i punti di vista, cioè c'è banalmente un'utilità, che è quella di conoscere che cosa c'è sotto, che potrebbe essere la chiave di volta per comprendere un sacco di processi che anche coinvolgono l'essere umano, quindi la produttività di pesce, piuttosto che la particolarità della biodiversità di un determinato ambiente, quindi poi ha riscontri nel campo della gestione e conservazione di un ambiente, esattamente l'analogo di quello che può esistere sulla parte emersa del pianeta Terra che ci sembra più tangibile. Sicuramente c'è un aspetto, se vogliamo, romantico, che è l'esplorazione, vedere cose nuove, cioè io penso che come siamo attirati dalla ricerca spaziale, analogamente io sono attirata dalla ricerca in mare, dove ogni volta che facciamo un'immersione ROV vediamo qualcosa di nuovo, anche in ambienti che ci sembrano conosciuti oramai, perché ne abbiamo già osservati e descritti, si trovano sempre cose nuove da scoprire e questo è la fiamma che brucia è quella. Ci sono connessioni, canali che si possono aprire in modo continuo, che sono una trama fittissima di relazioni, sebbene il mio target sia quello di raccontare che cosa c'è. Questa parte del mio lavoro l'ho approcciata facendo un lavoro di campo, che è sicuramente una parte affascinante, di proprio scoperta sul campo, ricerca, raccolta di materiale fotografico, materiale fisico. Io nasco come geologa, però sono affascinata dalla biologia e da quello che la biologia può fare, può raccontare. Come sono finita a fare la geologa marina? Questa è una storia divertente, perché io vengo da un liceo linguistico e dopo 5 anni mi ero stufata delle letterature. Adesso è vero che siamo in Italia, è del paese dell'arte e della lingua, ma io non ce la facevo più, tutte queste letterature, tutti questi testi da studiare. Forse anche lì c'è stato un sistema che me le ha insegnate in un modo poco accattivante, non so. Quello che ero sicura è che non volevo studiare all'università, perché volevo andare avanti a studiare mi piaceva, però non volevo assolutamente dedicarmi a una materia umanistica, non mi aveva lasciato nulla. E allora mi sono informata e tra le varie opzioni che avevo selezionato c'era anche geologia, ma io non mi sono iscritta a geologia pensando di fare geologia marina, mi sono iscritta a geologia perché tra le varie opzioni è quella che mi aveva ispirato di più, non lo so. Io avevo fatto pochissima geologia al liceo, perché in un liceo linguistico sono poche ore di scienze e di queste più che altro si affrontano alcuni temi legati alla biologia. Geologia, si parla di terremoti, vulcani, finisce nel giro di poche ore, l'esperienza in geologia che avevo. Non lo so, mi sono buttata in questa sfida e poi ho conosciuto delle persone che mi hanno fatto, forse è anche
uscito quell'amore per il mare, questa cosa che avevo da piccola dei dinosauri che uscivano dall'acqua, cioè il mio preferito era il plesiosauro, che poi non era neanche un dinosauro, cioè. Per qualsiasi carriera, e quindi anche per la mia carriera, mi sono imbattuta in dei sacrifici che sono necessari, cioè sono delle scelte che uno deve riuscire a prendere in modo sereno e poi portare avanti anche con un po' di serenità, cioè nel senso la fatica esiste sempre, qualsiasi genere di lavoro, questo anche perché non fa eccezione. C'è un aspetto a cui ti puoi aggrappare che è il fatto di fare il lavoro che ti piace, e qui lo si può dire, qui fai le cose che ti piacciono. Certo, sei inserito in un sistema, devi fare dei servizi, devi dare, però insomma puoi affrontare il quesito scientifico, te lo sei posto tu, e quindi non ti sei posto una cosa di cui non ti interessa. Chiaramente però ci sono alle volte delle rinunce che devi fare, dei sacrifici che devi riuscire ad affrontare. Io nella mia esperienza mi sono posta la domanda: ce la faccio o non ce la faccio? Se mi rispondo ce la faccio, ce la devo fare, e così sono andata avanti. Sono felice di aver avuto una buona professoressa di inglese che mi ha insegnato l'inglese, perché la ricerca scientifica viaggia su questa lingua e c'è poco. Oddio, io ho avuto la fortuna di dover studiarmi anche dei testi in francese, quindi di aver fatto anche del francese, che non mi è stato utile, però bisogna avere competenze linguistiche perché la comunità scientifica parla questa lingua, ed è bello intrecciare rapporti non solo con i tuoi colleghi diretti nel dipartimento in cui sto lavorando, ma anche con persone che vengono da tutte le parti del mondo. Al giorno d'oggi, secondo me, le materie scientifiche vengono erogate per compartimenti stagni, e questo è un male. È un male perché in realtà le connessioni esistono, ma cioè, non penso di dire una grande novità. Cioè, uno può occuparsi di chimica, ma può applicare la chimica a tantissimi altri ambiti. E invece viene erogata, cioè è un sistema un po' rigido quello con cui vengono somministrate le materie scientifiche anche a livello universitario, cioè ci sono dei moduli standard che, sebbene comportino lo studio dei principi di alcune materie, poi non hanno il passaggio successivo, che è l'applicazione della materia, magari della scienza pura, come può essere una fisica o una chimica, al mondo reale. Ce la fa, aiuta una ragazza che esce da un liceo linguistico come me, le dico che se ha buona volontà, cioè in ogni cosa che si affronta bisogna impegnarsi, cioè, e secondo me anche scegliere un percorso universitario che è più affine al tuo studio superiore non ti semplifica la vita, perché comunque dovrai studiare se lo vuoi fare bene, se no arrivi alla licenza di laurea in modo mediocre e poi ti ritrovi con le stesse problematiche di quando hai finito il liceo, cioè cosa faccio? Allora, a un ragazzo o una ragazza giovane che dovrebbe fare la scelta se intraprendere un percorso di studi difficile o no, gli direi di, per la prima volta forse nella vita, non lo so, provare a porsi la domanda e a rispondersi in modo serio. Vuoi trovare un lavoro che ti piace e quindi devi affrontare questa paura e devi metterti in gioco e devi faticare, perché comunque per fare un lavoro bello si fa fatica, cioè non è che non ci si alza la mattina e si è leggeri, riposati e le giornate finisce. Oppure dall'altra un ragazzo si può rispondere: no, questa paura è troppo grande, io non riesco ad affrontarla, e allora deve scegliere nella vita di costruirsi la vita in un modo diverso, però deve pensare a rispondersi a questa domanda. Cioè uno può anche scegliere di fare non un lavoro bello, che significa non un lavoro che era il lavoro dei tuoi sogni, un lavoro soddisfacente, però trovare nella vita qualcosa che colmi il fatto che il lavoro non sia soddisfacente. Io ho questa regola un po' banale, se vogliamo, però dico sempre: nella vita io voglio essere felice innanzitutto,
che significa fare un sacco di fatica, fare incastrare la famiglia e i figli, litigare, battersi qui, prendersi una peer review negativa e avere la forza di riscrivere il lavoro dall'inizio alla fine. Non è sempre facile, non ho sempre questo sorriso, però dico, in virtù di questo mi muovo. È un consiglio un po' banale, però devi scegliere che cosa vuoi fare per essere felice, e potrebbe essere anche magari provare a affrontarla quella paura. Le cose facili non esistono comunque.